Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orgel Stadium di Romanuzzi. Quest'oggi siamo qui per presentare Siren Diao, nuovo attaccante del Cavalluccio. Insieme a lui sono presenti con noi il direttore della sportiva Filippo Fusco, il membro del CDA bianconero Massimo Agostini. Lasciamo subito la parola al direttore per le prime parole. Buongiorno a tutti, oggi presento Siren Diao, giocatore nel panorama europeo giovanile tra i più importanti, perché parliamo dell'attaccante titolare della Spagna Under 19 e io l'ho visto giocare tante volte sia quando era la primavera del Verona, sia nelle giovanili spagnole, sia qualche partita a Granada, dove l'anno scorso è stato in prestito, e quindi credo che anche lui sia non lo dico io ovviamente, ma con gli scout internazionali, un prospetto importantissimo del calcio europeo. Ecco, quindi secondo me anche per lui Cesena può essere l'opportunità per avere continuità di gioco, quella che un po' gli è mancata magari l'anno scorso a Granada, dove lui volle andare fortemente, e quindi credo che aver scelto anche lui di venire a Cesena, sapendo l'ambizione che ha questa piazza, la tradizione che ha Cesena anche rispetto ai giovani, secondo me può essere una grande opportunità per lui, che quindi ringrazio perché ha scelto Cesena tra varie ipotesi che aveva, anche di tornare in Spagna, dove comunque ovviamente è super attenzionato a livello delle nazionali, quindi lo ringrazio perché anche lui è voluto fortemente venire qui con noi, privilegiando il Cesena ad altre opportunità che aveva, sia in Italia ma soprattutto in Spagna, anche club prestigiosi che lo avevano cercato. E quindi sono contento e lo ringrazio pubblicamente per essere voluto fortemente venire qui a Cesena. Grazie. Passiamo ora la parola a Siren Diao. Benvenuto in bianconero, partiamo con le domande. Ciao, Grazie. buongiorno, Daniele Sandro, Resto del Carlino, benvenuto in Romagna. Capisci bene l'italiano? Sì? Sì. Tranquillo. Si mi sente bene? Benissimo, sì. Benissimo. Ascolta, naturalmente a 20 anni ogni esperienza è importante, anzi direi determinante, no? Cosa ti ha convinto, a prescindere da quello che ha appena detto il direttore, a scegliere davvero Cesena dopo Granada? Quello che mi ha convinto a venire qui è che io ho avuto anche dei compagni che mi hanno parlato bene di questa piazza e ho visto che è una piazza che crede tanto nei giovani, e io penso che ho bisogno di un club che ha fiducia sul mio gioco, e allora è quello che mi ha fatto venire qui. Buongiorno, benvenuto Giacomo Lucchi di Mondo Cesena e Tutto Cesena. Ti volevo chiedere, vista la tua giovane età, a che profilo di attaccante ti ispiri? Io quando ero piccolo mi ispiravo tanto a Fernando Torres, che è un giocatore spagnolo tanto importante per noi, quelli che siamo nati lì, perché mi piace tanto come aveva grinta o si legava alla squadra, e allora io sempre l'ho guardato come un idolo. Ciao, Alessandro Burioli, Corriere Romagna. Ti chiedo cosa non ha funzionato a Granada l'anno scorso, visto che hai giocato abbastanza poco, anche se nel poco in cui hai giocato hai segnato 2 gol e fatto 2 assist. Io ho visto che giocavano a 3 davanti e c'erano 2 ali piuttosto forti, anche un centravanti argentino che era esperto ed era lì dalla stagione precedente nella Liga, quindi è soltanto una questione di alternative di giocatori davanti a te o c'è stato qualcos'altro? No, l'anno scorso c'erano delle partite che giocavamo a 3 o a volte giocavamo anche a 2. È vero che non ho avuto tanti minuti come speravo di avere, però alla fine ho imparato tante cose, ho cresciuto tanto anche mentalmente, so quello che devo fare, allora adesso sono con il mio presente e non vedo l'ora di iniziare. Francesco Botta, Cesena Today, ti chiedo che differenza ti aspetti di trovare qui in Serie B in Italia rispetto alla seconda divisione spagnola e anche rispetto alla Serie C italiana che hai già fatto? Della Serie B italiana tanto non la conosco, comunque io so che è un campionato difficile e che io spero proprio di iniziare già, però comunque la Serie B spagnola ho visto che si lavora tanto anche tatticamente e devo vedere come la Serie B qui in Italia, comunque non so non la conosco bene.
Buongiorno, Matteo Pulsetti di Tutto Cesena. Volevo chiederti se ci fossero delle possibilità di vederti al Mondiale Under 20 con la Spagna e quanto speri di essere convocato. Io spero di sì, ti dico la verità, perché alla fine è sempre bello difendere i colori della tua nazionalità, però ora sono qui a fare bene nel campionato e vedrò se si farà e se mi chiameranno o no, non lo so ancora. Avete altre domande per Siren? Ti senti più una prima punta o una seconda punta? Io quando ero piccolo giocavo anche d'esterno, però appena sono arrivato in Italia a 16 anni ho sempre giocato di attaccante e allora alla fine sono cresciuto perché quando sono arrivato a Verona a 16 anni giocavamo 3-5-2 e ho giocato sempre di attaccante, allora io mi sento più adesso una prima punta, però dove serve quest'anno giocherò. Comunque io sto per dare tutto su questa maglia. Ecco, prima hai parlato che alcuni compagni ti hanno parlato bene, consigliato di venire a Cesena, tra questi probabilmente hai parlato con Mendicino, che ha fatto il tuo stesso percorso, e poi come ti stai trovando con un altro giocatore spagnolo che trovi qui a Cesena come Blesa? Ti sei già interfacciato in modo particolare con lui? No, tutti sono dei bravi ragazzi, ho visto un bel gruppo, mi ha impressionato. Con Blesa sì che ho un bel rapporto perché comunque lui non parla ancora l'italiano e parla solo l'inglese e lo spagnolo, allora io essendo nato lì in Spagna ci ho legato un po' di più con lui, però comunque tutti gli italiani, anche stranieri, sono bravi. Con Mendicino hai parlato? Con Mendicino? Con Mendicino sì, ho parlato un po' di Cesena, sì, mi ha parlato molto bene di questa società e di questo gran club. Avete altre domande? Allora vi ringraziamo, grazie Siren e ancora benvenuto a Cesena.